In questo momento il tuo browser sta proteggendo il tuo intero mondo digitale con un semplice pezzo di testo. Si chiama Session Token. È l'unica prova che serve ai siti che visiti per dire sì, questo è l'utente autenticato. Tutti dicono che l'autenticazione a due fattori è lo scudo definitivo, ma nel mondo reale della cyber security, quello scudo ha un punto cieco enorme. Se un attaccante possiede quel token, le tue password, i tuoi codici SMS diventano irrilevanti, perché l'attaccante non deve più fare login, lui è già dentro. Oggi, nel mio laboratorio, useremo un cookie stealer per compiere un session hijacking. Vedremo come sfiltrare i dati, come decriptarli e come iniettarli in una nuova sessione per prendere il controllo totale di un account. Mettetevi comodi, scaldate il terminale e isolate. Bene ragazzi, un mio follower mi ha chiesto un video sui cookie stealer. Oggi andiamo oltre. Entreremo nel mio laboratorio su Kali Linux e vi mostreremo come un semplice script può rubare la vostra identità digitale in meno di un secondo. Parliamo quindi di cookie stealing e session hijacking. Niente quindi macchine esterne, macchine Windows, locale eccetera, e faremo tutto da qui per dimostrare che il rischio è reale su ogni piattaforma. E ricordate che questo è un video solo ed esclusivamente a scopo educativo. Capire l'attacco è il primo passo per la difesa. In Linux Firefox salva i vostri, tecnicamente, braccialetti VIP, quindi i cookie di sessione, in un file chiamato Cookie SQLite. Bene, è un database che contiene le chiavi di accesso ai vostri account. Se un attaccante riesce a leggere questo file, non ha più bisogno della vostra password o della vostra autenticazione a due fattori. Quindi Google Authenticator o codice via SMS. Tecnicamente lui diventa noi. Ora, per farvi vedere esattamente dove Firefox salva i vostri cookie, all'interno comunque della VM Kali, ma questo si può trovare anche all'interno di una macchina Windows o altri sistemi operativi, Firefox salva i cookie, come dicevamo prima, in un database SQLite. Per trovarla bisogna dare il comando ls, vedere esattamente cosa c'è all'interno di tutto il nostro percorso, dare il comando ls Mozilla Firefox e dopodiché ci troviamo all'interno della nostra cartella Firefox. Bene, come potete vedere in alto a sinistra abbiamo questo codice e poi default ESR. Bene, è all'interno di questa sottocartella che si trovano i nostri cookie. Andiamo con una share di percorso, diamo un invio e come potete vedere all'interno abbiamo i cookie.sqlite. Bene, ora ipotizziamo che io mi voglia loggare all'interno di Reddit. Ho creato un account apposito per esfiltrare i miei dati. Andiamo su Reddit. Ci loghiamo all'interno del nostro browser. Ho creato un account fittizio chiamato Gino Presidente e una volta dentro l'account non faremo altro che lasciare comunque aperto il nostro browser. Tecnicamente il mio obiettivo non è la password, perché la password è un ostacolo, ma il mio vero obiettivo è aprire comunque i DevTools. Dal browser ci clicchiamo F12, ci richiamo su storage, dopodiché andiamo su cookie e come potete vedere abbiamo i cookie di Google e i cookie di Reddit. Bene ragazzi, il mio obiettivo attualmente non è la password è un ostacolo. Il mio vero obiettivo è questo piccolo pezzetto di testo è la chiave universale. Il mio compito come attaccante, quindi come hacker, è scrivere un codice che lo prelevi senza che l'utente se ne accorga. E come abbiamo visto prima, all'interno della share Mozilla Firefox dell'utente, quindi sotto forma di codice default ESR, abbiamo i cookie SQLite. Ogni qualvolta in un browser viene effettuato il login con un utente, quindi un profilo, vengono salvati tutti in una determinata cartella. Apriamo un altro terminale e ci scriviamo esattamente mousepadstealer.py. Bene, questo stealer.py sarà il nostro script che noi andremo a creare. Diamo un invio e all'interno del nostro editor di testo ci andiamo a scrivere questo bel pezzetto di codice. Bene, questo che io caricherò su GitHub sarà un'emulazione e quindi vi potete anche esercitare da casa perché è solamente a scopo didattico su
un attacco cookie stealer. Bene, ora prima di salvare il nostro script lo lasciamo qui un attimo e analizziamo prima di tutto che cosa sono tutte queste scritte. Tecnicamente i cookie.sqlite non sono altro che il nostro forziere, quindi dove Firefox salva i dati. Il file in rosso, quindi l'addon startup.json, non è altro che un lock. Tecnicamente quando Firefox è aperto, questo file impedisce ad altri programmi di toccare il database. Ecco perché nel codice usiamo il shuttle.copyfile. Quindi stiamo facendo una copia tecnicamente al volo per aggirare questo pseudo lucchetto senza chiudere il browser della nostra vittima. Salviamo il codice, chiudiamo, assicuriamoci di essere loggati all'interno di Reddit e come potete vedere siamo con Gino presidente, sempre presente. Una volta chiuso il nostro script andremo con un Python 3 stealer.py. Diamo un invio. Come potete vedere il nostro script ci ha dato indietro i nostri cookie di sessione. Bene ragazzi, e guardando questa sfilza di codice abbiamo una lista sterminata di session token. Quindi abbiamo dimostrato con lo script giusto le barriere di Firefox su Linux sono crollate. Di conseguenza, con i giusti movimenti e i giusti script, anche sulla macchina Windows le difese crolleranno. Ora, come potete vedere in basso, abbiamo i token di Google e di Reddit. Queste sono le chiavi di accesso che bypassano password e autenticazione a due fattori. L'obiettivo di questo attacco è dimostrare che possiamo entrare nell'account della vittima usando uno di quei token. Ottenuti i cookie di sessione, buttiamo giù un attimo il terminale, andiamo nel nostro Firefox, apriamo una finestra in incognito e andando su reddit.com la cosa da fare è andare su questo puzzle, cliccare il puzzle, andare su cookie editor e come potete vedere abbiamo i nostri cookie di sessione. Bene, noi attualmente non siamo loggati. Bene, però ora fermiamoci un attimo. In uno scenario reale che cosa succederebbe? L'attaccante camuffa questo script che noi abbiamo creato sotto forma di crack per un gioco, un programma, un plugin per velocizzare il browser, un test tecnico o anche un'email di phishing. Bene, la vittima lancia lo script e a schermo non appare nulla, magari appare una finta barra di qualcosa, ma in sottofondo il nostro codice, o meglio il codice, che cosa fa? Individua il profilo del browser, crea una copia del database per aggirare i file di lock, estrae tutti i token di sessione necessari e ovviamente invece di stamparli a video come abbiamo mostrato noi, perché ripetiamo questo è un laboratorio, lo script li invia segretamente a un server controllato dall'hacker. E poi che cosa succede? L'hacker riceve il file JSON, lo importa nel suo browser tramite strumenti come Cookie Editor che abbiamo visto prima e con un semplice refresh della pagina entra nell'account della vittima bypassando password e autenticazione a due fattori. In questo caso noi abbiamo copiato il codice, quindi il nostro token che abbiamo recuperato dal nostro script, all'interno del nostro Cookie Editor andiamo ad importare quello che noi abbiamo trovato come cookie di sessione, quindi lo incolliamo perché io me lo sono copiato prima. Bene, clicchiamo import e abbiamo esattamente i cookie del session Reddit. E quindi ora ragazzi non faremo altro che aggiornare la pagina. Riaggiorniamo e come potete vedere all'interno della nostra finestra in incognito prima non eravamo loggati e ora siamo loggati con Gino presidente. Perché questo scenario quindi è fondamentale? Perché Linux non è una scusa. Tutti dicono che Linux è impenetrabile, Linux non è vulnerabile. Bene, anche su Kali o Ubuntu, se lanci codice non verificato, sei vulnerabile. La multifactor authentication non basta, perché se rubano i cookie di sessione, il sito crede che tu abbia superato il controllo della multifactor authentication. E poi, ragazzi, mai eseguire script di dubbia provenienza.
Bene, ora per chiudere il cerchio, ragazzi, non restate troppo tempo loggati su siti, soprattutto siti importanti. Fai il logout e il server immediatamente invalida quel token, invalida quel cookie. Se l'hacker lo ruba dopo, non funzionerà. Firefox mette a disposizione anche una master password. In questo caso, che cosa è la master password? Non fa altro che criptare il database delle password e protegge dati sensibili. Quindi, a livello tecnico, se l'hacker ruba il database, troverà solo spazzatura crittografata finché non conosce quella password. E poi il fattore umano. L'antivirus migliore siamo noi. Quindi non eseguite mai script, soprattutto su una macchina Windows con estensione .exe, perché molti script vengono avviati bypassando anche i controlli di amministratore. E detto questo, ragazzi, con Gino avete visto quanto è facile. Niente brute force, niente exploit, solo un file rubato, solo un piccolo script. E voi siete fuori dai vostri stessi account, nonostante abbiate la multifactor authentication. La sicurezza al 100% vi posso garantire che non esiste, ma ad un hacker possiamo rendergli la vita un inferno seguendo questi piccoli passaggi. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscrivetevi al canale e, come diciamo sempre con Gino, restate curiosi, restate etici e restate invisibili.